Mi trovo nella ridente Strasburgo e in particolare, voilà, è proprio il caso di dirlo, mi trovo nel suo quartiere più tipico e caratteristico. Lo chiamano La Petite France, la piccola Francia. Guardate che carino, con le casette, i canaletti, i medievali ponti coperti che però non sono più coperti da 250 anni, però ormai avevano inciso il nome, quindi rimangono i ponti coperti. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, fatemi controllare un attimo, come immaginavo, Strasburgo si trova proprio in Francia. Quindi perché una città francese nomina un suo quartiere Piccola Francia? Forse perché è un quartiere estremamente francese, tipo le case a graticcio saranno super francesi? No, quelle sarebbero più tipiche tedesche. Allora l'hanno chiamato così per i tantissimi canali. Nemmeno, l'avrebbero chiamata la piccola Venezia. E ci hanno provato perché tutti ci provano. Sarà per i francesissimi pretzel, o i panini con la salsiccia, o l'assenza del bidet. Insomma, tantissimi indizi ci suggeriscono che Strasburgo sia stata parecchio contesa tra Francia e Germania. D'altronde si trova in Alsazia, una regione che ricorderete insieme alla Lorena come una terra di conquiste, e non per niente è stata scelta come sede del Parlamento europeo per rappresentare l'unione tra le nazioni. Ok, quindi perché chiamare questo quartiere Piccola Francia se non solo si trova già in Francia, ma è anche pieno di cose ben poco francesi? Beh, era l'inizio del 1500 quando i francesi, occupando Napoli con i suoi mercenari e relative accompagnatrici, fecero scoppiare la prima epidemia di sifilide, chiamata per questo da tutto il mondo il morbo francese. Chiaramente i francesi l'hanno chiamata il morbo napoletano. L'epidemia si diffonde fino a Strasburgo, che allora era sotto il Sacro Romano Impero, per gli amici la Germania. Ecco spiegati i peluche dei pretzel. Venne quindi costruito un ospedale per gestire l'inguaribile morbo francese, ospedale che per questo prese presto il nome di Piccola Francia, nome che poi passò all'intero quartiere, che allora era composto da concerie, pescherie e zone malfamate. Nacque così il nome della meravigliosa Petite France, ora fiore all'occhiello di Strasburgo, con le sue strade, le sue casette, i suoi locali, e che insieme al centro storico fa parte del patrimonio UNESCO per la sua fedele struttura medievale, capace ancora di stupire e affascinare. Di fatto però era il quartiere della sifilide. Questa è la strada dei mulini e mi è molto familiare. Io la chiamerei la piccola Portogruaro.